Qualunque sia il tuo livello di lingua, senza degli obiettivi ben definiti, sarà difficile mantenere la motivazione e soprattutto non perdere di vista l'obiettivo. In questo video vediamo come definire i nostri obiettivi linguistici in maniera tale da aumentare le nostre probabilità di riuscita. Per quella che è stata la mia esperienza diretta come studente di lingue straniere e anche indiretta attraverso le esperienze dei ragazzi e le ragazze che seguo, un obiettivo che si possa realizzare deve essere innanzitutto chiaro e ben definito. Soprattutto per definire un obiettivo dobbiamo sapere da dove partiamo. Quindi non posso dire voglio correre una maratona fra 3 mesi se al momento riesco a malapena a fare 10 chilometri in un'ora. Quindi, prima di impostare il tuo obiettivo, devi sapere bene a che punto del percorso ti trovi. E per farlo puoi servirti dei diversi test che si trovano online oppure puoi basarti sulle indicazioni del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di cui ti lascio il link in descrizione. Secondo punto, una volta stabilito da dove partiamo, dobbiamo stabilire quali sono le nostre esigenze specifiche. Vi faccio un esempio: una persona che vuole imparare l'italiano perché tutti gli anni va in vacanza in Italia farà sicuramente un percorso diverso ad una persona che invece ha bisogno di imparare l'italiano per accedere ad una università italiana, per esempio. È probabile che il fine sarà lo stesso, entrambe le persone raggiungeranno un livello indipendente, un livello molto alto della lingua, ma il percorso che faranno sarà sicuramente diverso. Quindi, nella pratica, cominciamo a definire il nostro obiettivo. Prendiamo un foglio e scriviamo da dove partiamo. Per esempio, possiamo individuare di avere un livello intermedio. Poi scriviamo a cosa ci serve imparare l'italiano. Ad esempio, voglio entrare all'università dove mi chiedono un B2. Definito il nostro punto di partenza e il nostro perché, possiamo proseguire seguendo la tecnica SMART. SMART è un acronimo che indica le 5 qualità fondamentali che un obiettivo deve avere. Un obiettivo, per essere realisticamente raggiungibile, deve essere specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e avere una scadenza, diciamo basato sul tempo. Vediamo punto per punto e facciamo degli esempi. Primo punto, specific. Quindi il nostro obiettivo deve essere specifico. Prendiamo 2 esempi. Voglio saper parlare di me in italiano, voglio conoscere le coniugazioni dei verbi al presente e voglio essere in grado di parlare della mia famiglia e dei miei hobby. Quale di questi 2 obiettivi è quello più specifico? Sicuramente il secondo. Allora, quando sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare, automaticamente abbiamo l'impressione che sia più semplice. Questo vale in tutti gli ambiti, non soltanto per lo studio di una lingua straniera. Ad esempio, voglio perdere peso. Sì, ma come? Un obiettivo specifico è: dalla prossima settimana uscirò a correre 3 volte. Misurabile. Cosa vuol dire misurabile? Che dobbiamo avere in testa dei numeri precisi. Per esempio, alla fine del mese voglio terminare il libro di grammatica che ho acquistato, oppure alla fine del mese voglio aver imparato tutti i tempi del passato. Achievable, raggiungibile. Dobbiamo essere realistici, non esiste un metodo rapido per imparare le lingue straniere. Va bene puntare in alto, ma dobbiamo andare per gradi e non possiamo pretendere da noi stessi di passare da un livello principiante ad un livello avanzato in 30 giorni. Relevant, rilevante. Che importanza ha questo tuo obiettivo? Se non ha abbastanza importanza, se non ha una certa priorità rispetto alle altre cose, rischierai di perdere velocemente la motivazione. Quindi il perché vuoi raggiungere questo obiettivo deve essere chiaro e non devi dimenticarlo mai. Voglio imparare l'italiano perché voglio viaggiare, voglio lavorare in Italia o con l'Italia, voglio aumentare le mie competenze. Qualunque sia la tua motivazione, basta che sia chiara. Time-based,
quindi basato sul tempo. Questo obiettivo deve avere una scadenza. Fissare un tempo limite è fondamentale per avere la giusta pressione, per vedere la fine di qualcosa, proiettarsi al momento in cui avremo raggiunto il nostro risultato. Attenzione però, come detto prima, a fissare delle scadenze realistiche e, se necessario, fare anche delle modifiche, anticipare o posticipare a seconda del nostro avanzamento. Quindi adesso abbiamo ben 7 punti da seguire per poter stabilire il nostro obiettivo linguistico, capire da dove partiamo, capire le nostre esigenze specifiche e seguire l'ordine degli obiettivi SMART. E quindi un obiettivo che sia specifico e quindi chiaro, misurabile, con dati concreti, raggiungibile, realistico, rilevante e quindi importante per noi e che abbia una scadenza. Facciamo degli esempi di obiettivi SMART e non SMART. Pensiamo ad un principiante. Un obiettivo che non segue i punti che abbiamo appena visto potrebbe essere: voglio saper comunicare la prossima volta che viaggerò in Italia. Al suo posto, un obiettivo SMART sarà: imparerò delle frasi tipiche per ordinare al ristorante, chiedere informazioni e prenotare una stanza. Pensiamo ad un livello intermedio. Voglio raggiungere un livello più avanzato. Questo è un tipo di obiettivo che non segue i nostri punti. Un obiettivo meglio formulato, più chiaro e preciso sarà: cercherò di terminare il libro di livello B2 C1 entro 3 mesi e mi informerò sulle date di esame per passare la certificazione. Non possiamo negarlo, anche con un obiettivo ben formulato può capitare di avere momenti di sconforto. In questi momenti smettiamo per un attimo di pensare a dove vorremmo arrivare, ma voltiamoci indietro e guardiamo tutta la strada che abbiamo fatto. Magari aspiriamo ad avere un livello avanzato della lingua e invece siamo ancora ad un livello intermedio, ma non dimentichiamoci che siamo partiti da zero e che quindi a volte ci sono dei rallentamenti, ma sono normali. L'importante è continuare ad avanzare un passettino alla volta. A me piace tenere a mente una frase: tanto il tempo passerà comunque. Che tu faccia o non faccia qualcosa, il tempo passerà comunque, quindi meglio avanzare lentamente che fermarsi e abbandonare. Ti lascio con questa formula. È stata definita la formula del successo ed è stata utilizzata la prima volta da un insegnante giapponese. Questa formula ha come scopo di insegnare qual è l'unico vero segreto per avere successo. Immagina che questo 1 rappresenti la tua situazione attuale. Cosa accadrebbe se ogni giorno, per i prossimi 365 giorni, tu migliorassi le tue prestazioni di solo 1% rispetto al giorno precedente? Io non sono brava in matematica, ma quello che ci dice la formula è che ti ritroveresti ad essere circa 38 volte migliore rispetto al tuo punto di partenza. Hai capito benissimo, non il doppio, non il triplo, ma ben 38 volte migliore rispetto al tuo punto di partenza. Per concludere, mettendo da parte la matematica, questa formula ci ricorda che i piccoli progressi, se cumulati ogni giorno, esplodono in una crescita esponenziale. Ti sfido a non pensare a questa formula la prossima volta che hai voglia di abbandonare. Ciao, a presto!